Buongiorno a tutti, questa è una breve guida all'utilizzo di Inferkit, uno strumento di intelligenza artificiale che consente agli utenti di generare testo, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e rispondere alle domande in modo informativo. Il sito è ancora in fase di sviluppo ed in continuo apprendimento. All'apertura del sito verrà visualizzata una casella nel quale inserire un testo di input che verrà in seguito analizzato ed elaborato da Inferkit. A sinistra è possibile regolare diversi parametri, tra cui lunghezza in caratteri del testo da generare, parole da includere, start at beginning, considerare l'input non come domanda o richiesta ma come testo su cui avviare la generazione, pause at the end, la generazione viene bloccata sul punto dove l'IA pensa di doversi fermare, nucleus sampling top parameter, definisce una soglia di probabilità per scartare testo improbabile nel processo di campionamento. Ad esempio, 0.9 significa che ad ogni passo verranno campionati solo i token più probabili con probabilità che sommano al 90%. Valori più vicini a 0 produrranno meno varietà e più ripetizione, poiché la rete sceglie solo il testo che ritiene più probabile. Sampling temperature controlla la casualità del campionamento, ovvero la creatività. Valori superiori a 1 incrementano la probabilità di campionare testi insoliti a bassa probabilità. Questo tende a rendere il testo meno sensato. Valori tra 0 e 1 fanno sì che la rete preferisca il testo che ritiene più probabile, ancora di più di quanto farebbe normalmente. Questo può causare ripetitività nel testo. Ad esempio, proviamo a dare un inizio di testo a Inferkit in inglese, in quanto in italiano risulta essere molto impreciso. A questo punto clicchiamo sul pulsante Generate Text e aspettiamo che Inferkit scrivi il resto del testo. Come possiamo vedere, la capacità di argomentare di Inferkit è legata ai parametri che abbiamo impostato. Reinseriamo lo stesso testo di prima e vediamo, con parametri diversi, come l'intelligenza artificiale interagirà. Ogni qualvolta Inferkit genera testo, andrà a ridurre il numero di caratteri a nostra disponibilità. È possibile avere a disposizione ulteriori caratteri acquistando uno dei due pacchetti di caratteri con i relativi piani mensili. Inferkit potrebbe essere utilizzato per la generazione di contenuti educativi, come articoli su un particolare periodo storico, creare prove di verifica, come ad esempio un testo in una determinata lingua, da far successivamente tradurre agli studenti. La videoguida è terminata, buona giornata a tutti e grazie per averci seguito.